Sono Angela e ti insegno a parlare italiano. Ci sono persone che pur parlando un ottimo livello di italiano sono in guerra con gli articoli, così dico io. E ora vi spiego. Sembra che ne conoscono uno solo e sinceramente è impossibile perché noi ne abbiamo 7. Ne hanno uno preferito, l'articolo del cuore. Per essere chiari, l'articolo lo. Ora, io sento dire lo piede, lo braccio, lo bagno, lo massaggio, lo messaggio, ma quello che proprio non capisco è lo caffè. Tutte queste parole che ho elencato prima non hanno nessuna eccezione e possono essere correttamente accompagnate dal nostro articolo il, che sarebbe il nostro articolo regolare nella forma maschile singolare. E quindi ascoltatemi adesso. Io dico il piede, il braccio, il bagno, il massaggio, il messaggio ed il caffè. A questo punto non vi sembra che sostituendo l'articolo lo con il nostro articolo il suono delle parole sia, come posso dire, più italiano? O meglio dire, è un italiano corretto. Ho già dedicato 2 video agli articoli. Per chi di voi fosse interessato, li trova nella descrizione del video. Ma voglio fare un'eccezione per questo simpatico lo. E quindi vi spiego. Lo segue le sue regole. Si usa solo davanti a parole che hanno uno strong sound, o meglio dire, che cominciano per esempio con 2 consonanti. Intendo consonante doppia come una S e una T, come la parola studente o stadio. Quindi posso dire lo stadio di Roma è grande, oppure tuo figlio è lo studente più bravo, con parole che cominciano con il famoso PS come psicologo. E quindi potrò dire lo psicologo di mia zia è molto qualificato. Con la nostra famosa Z, il suono della nostra Z per noi è strong, is like z, tipo zaino, zoccolo, zio. E quindi potrò dire lo zio Achille è molto simpatico. Non trovi anche tu? Oppure lo zaino che hai comprato è piccolo. Ed ancora, con la nostra famosa parola importata, yogurt. E in questo caso potrò dire a me piace lo yogurt alla ciliegia. Ed ancora, un'altra parola che comincia con la PN, che comunque è difficile da pronunciare anche per noi, devo confessare. Lo pneumatico, che sarebbe quello che si trova dentro alla ruota, come vedete dalla foto. E quindi posso dire mio marito ha riparato lo pneumatico della mia bici in 5 minuti. Vedete quello che voglio dire? Quando uso lo ho bisogno di tempo per pronunciare la seconda parola, che in genere per questo motivo comincia sempre con 2 consonanti o lettere particolarmente dure. Per questo quando sentite lo pneumatico userò lo e mai potrò usare il, perché non mi dà il tempo di pronunciare pneumatico nel modo corretto. Sono stata chiara? Spero di sì. Il nostro lo viene usato anche con parole che cominciano con una vocale, in cui lui perderà la sua vocale, ci sarà un apostrofo e darà spazio alla vocale della parola. Quindi potrò dire l'elefante, l'orto, l'albero. Certamente parlo sempre di parole di genere maschile nella loro forma singolare e vi faccio degli esempi. L'elefante che ho visto durante il safari era gigante. Finalmente l'albero di pesco nel mio giardino è fiorito. Guarda, l'orto di tuo zio è pieno di pomodori. Per questo io consiglio sempre di imparare la parola a te più familiare con il suo articolo. Match the article with the noun. Make sense for you? Ed ora, per concludere, se mai qualche tuo amico ti dovesse dire sono caduto e mi sono rotto lo piede e lo naso, please
ricordati di correggerlo e dirgli in modo gentile: ma come, sei caduto? Ti sei rotto il piede e il naso? Ed infine, se qualcuno ti chiama di prima mattina mentre stai sorseggiando il tuo caffè, non dire lasciami finire lo caffè, cerca di correggerti e di invece lasciami finire il caffè. Non lo trovi più italiano anche tu? Troverai tutti gli esempi che ho fatto in questo video nella descrizione del video. Leggili ad alta voce ed esercita il tuo italiano. E se sei arrivato fin qui, grazie per tutti i like che troverò. Thank you for watching e bye!